Ecco l'installazione di un dispositivo per il comando a distanza del motore della tenda sole. Questo è molto interessante perché si collega al wifi di casa e con l'applicazione si può comandare la salita e discesa. Naturalmente si alimenta a 220 dalla centralina e ha due contatti puliti, quindi è indipendente dalla 220. E questo è molto interessante perché ci sono molti dispositivi invece che hanno il contatto insieme alla fase del dispositivo per comandare le luci, di solito i on-off. Questo invece è separato e questo è essenziale perché il comando dei pulsanti lavora a 5 volt. Ma la cosa interessante che vi faccio vedere, naturalmente quel dispositivo non ci sta dentro la scatola e chiudendo questa parte qui il coperchio rimane, non entra dentro. Naturalmente con una mano sola è fatica. E allora ecco l'uso della stampante 3D. Abbiamo disegnato una cornice che si adatta perfettamente alla scatola. Adesso con una mano faccio fatica, si mette qua, fa un rialzo di 1 centimetro in modo tale, ecco così, ok, perfetto, è venuto praticamente quasi perfetto con i fori, rialza il coperchio di 1 centimetro e la scatolina riesce a stare dentro la scatola. Qui siamo su Fusion 360, questa è la parte sotto dove si incastra il coperchio, mentre la parte sopra dove c'è il bordino si incastra nella scatola sul soffitto. La prima volta l'ho disegnato in circa 30 minuti a prendere tutte le misure e ho invertito le due misure, questi due lati qui, e di conseguenza me ne sono accorto soltanto dopo averlo stampato che non andava assolutamente bene. Ho dovuto ridisegnarlo praticamente tutto, però ormai le misure le avevo prese, quindi in 10 minuti praticamente l'ho ridisegnato e questa è la versione definitiva. Non è proprio perfetto, i fori andrebbero allargati un pelino e anche questo lato qua deve essere leggermente più abbondante, però per il lavoro che deve fare va benissimo così e lo tengo così. Pezzo stampato con la Centauri Carbon di Lego. Si è staccato anche il supportino dell'angolo, direi ottimo. Vediamo i piccoli difetti. Qui possiamo vedere che manca un po' di materiale e la vite non entra nel foro, ma parliamo di pochissimo, quindi con una punta da trapano non riusciamo a allargare. L'importante è che i fori sono completamente centrati. Questo lato è perfetto, il bordino è perfetto, quindi si può montare anche così. Questo invece è la prima volta che l'ho disegnato, che ho invertito le due dimensioni e di conseguenza mi è venuto alla rovescio, e questo lo buttiamo via. Sono riuscito a trovare anche le viti più lunghe nei meandri dei miei cassetti. Logicamente queste sono le originali e queste sono quelle un pochino più lunghe, perché altrimenti con la più lunga la vita originale non arriva. Ah, dimenticavo, prima che chiuda il tutto, se siete curiosi e volete un approfondimento su questi dispositivi wifi, scrivetelo nei commenti e farò un video dedicato. Questo per esempio è un altro dispositivo, sempre tipo on-off, per il comando a distanza che si collega con un'applicazione e tramite il wifi. Ok, lavoro terminato, montato, e come vedete è venuto abbastanza bene. Per il tempo che ho impiegato nel disegno non c'è male. Un saluto da Otto Lab Garage. Ciao a tutti!